Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Animation. Io sono Rick Guardian e questa è la nuova rubrica di Wikos. Come dice il nome, in questa rubrica parleremo dei film d'animazione. E con quale film sarebbe meglio iniziare se non con Pinocchio di Guillermo del Toro, vincitore del premio Oscar come miglior film d'animazione di quest'anno. A differenza di Mezzo Mondo, a me questo film non è piaciuto. Non fraintendetemi, lo considero una buona opera sia dal punto di vista dell'estetica che della regia. Come saprete, la tecnica usata qui è la stop motion e funziona moltissimo. La messa in scena poi è pazzesca, è davvero una gioia per gli occhi. Anche la storia di per sé è bella. Quindi cos'è che per me non funziona? Il fatto che questo film con il romanzo di Collodi non c'entri niente. Non voglio farvi spoiler perché qui non si fanno. Quindi se non l'avete ancora visto, niente paura. Però questo ve lo posso dire, con la storia originale di Pinocchio questo film non c'entra una mazza. Ci sono dei rimandi, ovvio. I personaggi si chiamano con gli stessi nomi di quelli del romanzo. Ritroviamo Geppetto, la volpe, il grillo, eccetera eccetera. Però la morale non è più la stessa dell'opera originale ed è per questo che il film non mi è piaciuto. Per me una fiaba o una storia che sia universale, come Pinocchio in questo caso, la si può ambientare in qualsiasi epoca o luogo. Per dire, Biancaneve può essere ambientata anche nello spazio per quel che mi riguarda. L'importante è che il messaggio non venga storpiato. E qui mi fermo perché si entrerebbe nello spoiler, ma chi ha visto il film ha capito. In un'epoca di reboot, sequel, prequel, eccetera eccetera, Guillermo del Toro fa la sua versione di Pinocchio e ok che c'è anche nel titolo che è la sua versione, però io quando ho visto Pinocchio non sapevo che sarebbe stata una rilettura totale della storia e a me questa cosa personalmente non è piaciuta. Qui si entrerebbe in un discorso poi un po' più ampio, ma quindi lasciamo stare. A differenza di altri film, quello che in questo caso poi mi spiace è che si vede che Del Toro ci ha messo il cuore in questo progetto. Secondo me se avesse usato dei nomi diversi sarebbe stato meglio, perché ripeto, la storia di per sé mi è piaciuta. Se avesse avuto più coraggio, secondo me sarebbe stato un film perfetto. La storia mi è piaciuta perché è ambientata in Italia. Già questa è una grande vittoria, visto che all'epoca il vecchio zio Walt ha ambientato il suo Pinocchio in un luogo non ben definito. Del Toro per fortuna ha capito che ci troviamo in Toscana e la cosa veramente interessante è che il periodo è quello dell'Italia fascista. Come molti sapranno, Del Toro in molti suoi film condanna ogni tipo di dittatura e regime. Quindi una storia italiana poteva non collocarla in quel preciso periodo storico? Troviamo anche la figura del Duce, credo nella sua versione più ironica e grottesca. Questo bambinone viziato che non riesce a scendere dall'auto senza l'aiuto di qualcuno e completamente rimbambito, una vera e propria macchietta che prende in giro la dittatura e i suoi fanatici. Geppetto non è un vecchietto buono e amorevole, ma un vecchio ubriacone che ha perso il figlio per colpa della Grande Guerra, figlio che si chiama Carlo in onore a Collodi, e che crea Pinocchio da ubriaco in preda alla disperazione. Lo stesso Pinocchio è un essere orrorifico, con sti chiodi piantati nella schiena e le gambe e le braccia più lunghe del normale. Il paese dei balocchi non è più un Luna Park pieno di giochi e le cornie, ma un campo giovanile fascista dove i bambini imparano ad essere dei veri soldati. Per non parlare del Grillo, vero stile di vita e personaggio preferito, doppiato da un magnifico Ewan McGregor. Come nella maggior parte dei film di Del Toro, pure Pinocchio è pieno di creature strane e grottesche. Tutte cose che funzionano, peccato appunto per il messaggio completamente storpiato. Ma ha parlato pure troppo, quindi lascio la parola a voi. Diteci con un commento qui sotto se vi è piaciuto Pinocchio e se per voi ha meritato l'Oscar, oppure se non vi ha convinto come non ha convinto me. Se volete un approfondimento su Pinocchio ditemelo che ve ne posso parlare sul mio canale senza limiti di tempo. Vi ricordo di seguire Wikos su tutti i social e di venirmi a trovare sul mio canale Ringardian per altri contenuti su film, serie tv e anime. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!